Bentornati sul canale dalla Fara e da Fuz. Oggi parliamo di tradimenti, punizioni e la situazione del regno longobardo alla fine del VII secolo. Bentornati sul canale. Come sempre un ringraziamento ai nostri Patreon e ai nostri abbonati che vedono in anteprima questi contenuti. Vi ricordo che potete sottoscrivere questi piani oppure utilizzare il super grazie per supportarci o in alternativa iscrivervi al canale, cliccare la campanellina e guardare il video fino in fondo. Veniamo all'argomento di oggi. Fra le pagine di Paolo Diacono esistono alcuni brevi stralci di storie solo accennate che a un romanziere moderno avrebbero dato spunto per infiniti racconti. In particolare quello di cui parliamo oggi, che risulterà molto interessante perché unirà il dato storiografico a quello archeologico e a quello narrativo. Ecco, l'episodio di cui parliamo oggi, sicuramente con la scarsità di immaginazione propria del mondo online, sarebbe stato definito un Game of Thrones longobardo. Ora, odio questa definizione, ma credo che renda molto l'idea di qualsiasi contesto in cui le trame politiche vanno a coniugarsi con tradimenti e lotte, fermo restando che preferivo i libri alla serie TV. Detto ciò, in che contesto siamo? Siamo alla fine del VII secolo, nel regno di Cuniperto. Il regno di Cuniperto, come precedentemente quello di suo padre, sono regni per nulla tranquilli, regni che devono affrontare tutta una serie di minacce alla loro legittimità e al loro potere. Siamo all'interno di quel tentativo di consolidamento della dinastia di origine bavarese che poi vedrà invece sorgere di tutti gli antagonisti che saranno poi i protagonisti in realtà dell'VIII secolo. In questo preciso momento in Friuli succede qualcosa. Nel piccolo sito di oggi Ragogna, il comune attualmente ospita 2800 abitanti circa, che sorge a ridosso di uno sperone roccioso sul tagliamento, il signore locale, Ansfrid, si ribella al duca assente, Rodoaldo, in quel momento non presente nella capitale ducale di Cividale del Friuli, Forum Iuli, conquista il territorio del ducato e non pago di questo proverà addirittura a conquistare il regno. Spoiler alert, la conquista del regno non andrà a buon fine, anzi il nostro Ansfrid verrà fermato a Verona, catturato e sottoposto, oltre alla pena dell'esilio, all'estrazione degli occhi. Quindi cieco ed esiliato terminerà la sua vita. L'episodio di per sé è un episodio molto breve che lo stesso Paolo esaurisce in poche righe. Sentiamo dalla voce del diacono come procede questo racconto. Intanto, mentre Rodoaldo, che come abbiamo detto era duca di Cividale, si trovava lontano dalla città, Ansfrid della cittadella di Reunia, senza alcun consenso da parte del re, gli invase il ducato. Saputo ciò, Rodoaldo fuggì in Istria e di qui con la nave via Ravenna giunse a Pavia dal re Cuniperto. Ansfrid, poi, non bastandogli il governo del Friuli, si ribellò anche al re e volle occupare il suo regno, ma catturato a Verona e condotto davanti al re, gli furono strappati gli occhi e venne cacciato in esilio. In seguito il ducato del Friuli fu governato per 1 anno e 7 mesi da Adone, fratello di Rodoaldo, col titolo di conservatore del luogo. Come vedete l'episodio viene veramente raccontato in poche righe, eppure lascia intravedere una struttura di potere molto complessa all'interno del regno longobardo e lo scacchiere è tutt'altro che limitato al piccolo centro di Reunia, oggi Ragogna. Vediamo un duca di Forum Iuli assente dal suo territorio e che una volta messo in scacco attraverso l'Istria e poi fino a Ravenna rientra a Pavia, dimostrando quindi di avere ancora una rete di contatti che tocca anche il territorio bizantino e i rapporti con la corte regia longobarda. Mostra come il signore di Reunia abbia il carisma, probabilmente il denaro e il potere militare per permettersi di conquistare quello che era uno dei ducati più importanti della Langobardia Maior e uno di quei ducati caratterizzati, come abbiamo detto 1000 volte, da una forte vena indipendentista. Vediamo come però in questo contesto, nonostante ciò, nonostante l'importanza del ducato di Cividale,
probabile aiuto di parte di truppe del resto dell'Austria, perché sappiamo che quando Cividale si muove, di solito l'Austria Longobarda si muove con Cividale. Ecco che nonostante questo, Answit viene fermato a Verona, tra l'altro luogo simbolo, il luogo della sepoltura di Alboino. E vediamo ancora come questo condottiero, di cui non conosciamo esattamente l'attribuzione legale, non è un duca, alcuni hanno provato a definirlo Gastaldo, poi spiegheremo perché. Ecco che in ogni caso Ansfried viene fermato ma non viene ucciso, viene punito in maniera fisica con l'estirpazione degli occhi e con l'esilio. Quindi cosa ci racconta del mondo longobardo? Beh, ci racconta che gli equilibri del potere erano molto diversi da quelli che potremmo intendere noi oggi con lo sguardo contemporaneo alla geografia dell'Italia attuale. Ragogna, come vi dicevo, è un piccolissimo comune di 2800 abitanti, credo 2805 se non ricordo male da Wikipedia, molto carino, paesaggisticamente interessante, attraversato dal fiume Tagliamento, che ricordo per chi non lo conoscesse è l'ultimo fiume selvaggio d'Europa. Quindi se siete interessati vale la pena, è una bella passeggiata, un bel approfondimento su quali luoghi visitare del Tagliamento. E una linea di confine naturale fra oggi la provincia di Udine e quella di Pordenone, in realtà non più esistenti, ma insomma tradizionalmente linea di demarcazione, e in generale sempre un guado molto importante sin dall'antichità. Infatti le prime note che abbiamo su Reunia ci arrivano da Fortunato, che nella sua Vita Santi Martini così dice, siamo nel VI secolo quando scrive: di lì vai a Ragogna, che bagnata dalle acque del Tagliamento ne sorveglia la vallata. In effetti, sebbene l'attuale comune di Ragogna si distenda su un territorio relativamente vasto, quello che a noi interessa è il sito del Castrum Reunia, citato tra l'altro da Paolo Diacono anche in relazione a quei castra in cui i Longobardi si rifugiarono durante la sortita avara d'inizio VII secolo. Questo castrum, identificato nel sito dell'attuale castello, che nella foto che potete vedere è ovviamente stato fortemente rimaneggiato dopo il terremoto del 1976 che tanti danni e tanti morti portò al Friuli, e riedificato, riconsolidato nella sua versione tardo medievale, non sicuramente in quella alto medievale longobarda, ma quello è il sito che si affaccia appunto a strapiombo sulla valle del Tagliamento e che sorveglia quei guadi che in quella zona lì permettevano di riunire la strada che da Concordia a Sagittaria si sarebbe poi collegata alla Iulia Augusta, cioè la strada che da Aquileia portava al Norico. Abbiamo già parlato in altri video, dedicandogli addirittura un video specifico, alla necropoli di San Salvatore di Maiano, che più a ridosso della Iulia Augusta sorveglia proprio l'incrocio fra la strada che da Ragogna arrivava sulla Iulia Augusta. Ecco quindi che siamo di fronte a un importante snodo viario, a un'importante guardia del territorio. Ma perché uno di questi castra, che sono relativamente piccoli, non hanno dato segni di grandi abitati nelle immediate vicinanze e che sono comunque molto sparsi sul territorio? Consideriamo che fra i 7 castra citati da Paolo Diacono, il più meridionale, Cormons, si trova sotto Cividale, il più settentrionale, Ibligne, probabilmente in Villino, si trova nella zona montana della Carnia, mentre Nimi, Sartegna, Gemona e Osoppo progressivamente ci portano proprio verso il tagliamento da Cividale a Ragogna. Ecco quindi che è un territorio vasto, un territorio complesso, di siti d'altura. Perché questo signore, questo Ansfried di Reunia, poteva avere un potere così forte sul territorio da permettersi di insorgere contro il suo duca e poi contro il suo re? Due, tra l'altro, autorità che nel contesto della Langobardia Maior e del Ducato del Friuli spesso e volentieri sono in contrasto fra loro, quindi dimostrandosi nemico di tutti. Beh, in questo ci viene in aiuto l'archeologia. Sì, perché se Paolo Diacono ci sa dire così poco di questa storia di intrighi, di accecamenti, di punizioni e di insurrezioni, ci sono stati per fortuna all'inizio degli anni 90 degli scavi molto interessanti proprio sulla collina del Castello di Ragogna. La collina del Castello di Ragogna, tra l'altro, presenta un edificio di culto, la chiesetta di San Pietro, che è in continuità proprio dall'epoca alto medievale, che fra i vari elementi
che hanno contribuito a delineare la storia del territorio, ha fornito anche una sepoltura longobarda in muratura all'interno della chiesa addossata alla parete meridionale. E voi direte, beh, siti di questo tipo, con tombe longobarde presso luoghi di culto, non sono un unicum, no? Ma la ricchezza della tomba in questione lo è. La tomba in questione è stata depredata in antico, quindi a noi non sono arrivati gli elementi del corredo nella loro completezza, anzi ci sono rimasti solo i frammenti che chi ha depredato la tomba ha lasciato indietro, forse perché rovinati, forse perché non li ha riconosciuti, forse perché nella fretta ha portato via quello che poteva, non possiamo sapere di preciso quando sia stata depredata. Fatto sta che la semplice presenza di questi frammenti hanno fatto affermare agli archeologhi che li hanno approfonditi, e ricordiamo che qui parliamo di studi con nomi come la Lusuar di Siena, Caterina Giostra, la nostra stessa Angela Borzacconi ha lavorato sul sito, ecco, quindi parliamo di nomi importanti dell'archeologia longobarda in Italia. Questi piccoli frammenti hanno fatto dire in particolare a Caterina Giostra che la ricchezza originale della tomba non era seconda a nessuna tomba longobarda nel territorio italiano al momento del rinvenimento, paragonabile solo alla tomba regia della zona di Monza. Siamo quindi di fronte alla presenza di una tomba ricchissima, una tomba con elementi eccezionali, con decorazioni che adesso qui vedete proprio prese dal saggio di Caterina Giostra riguardo a questa sepoltura, e che facevano intuire una ricchezza importantissima. In particolare, la stessa Caterina Giostra, analizzando lo stile decorativo degli elementi di cintura a 5 pezzi, cioè la cintura dedicata alla sospensione della spada del guerriero longobardo, riconosce una continuità con lo stile di altre cinture di questo tipo che fanno riferimento però sempre a contesti regi. Cioè, dal punto di vista esecutivo e strettamente stilistico, i collegamenti che la professoressa Giostra riconosce sono quelli appunto con la corte regia longobarda. Dal punto di vista della ricchezza e del tipo di deposizione, addirittura gli altri paragoni extra longobardi si fanno con le sepolture, ancora una volta regie, di periodo merovingio di Saint-Denis in Francia e di Châteauneuf in Inghilterra. Quindi parliamo di una tomba veramente ricchissima, una tomba decisamente superiore al censo di un signorotto locale, la tomba probabilmente di qualcuno strettamente legato alla corte. Da qui l'ipotesi di cui vi parlavo in origine del fatto di poter attribuire a questo individuo il titolo di Gastaldo. In realtà non abbiamo altre fonti, non abbiamo fonti letterarie che appoggino questa lettura, sappiamo che a Cividale c'era un Gastaldo, è solo un tentativo di dare un nome a un ipotetico ufficiale regio. Bene, ma questa tomba come si collega alla storia di Ansfrid? Beh, si collega a livello cronologico. La tomba in questione non può molto probabilmente essere la tomba di Ansfrid, anche perché comunque un signore decaduto difficilmente avrebbe potuto farsi seppellire con quel tipo di ricchezza e con quel tipo di messaggio sottotestuale di collegamento alla corte regia. Ma tra l'altro la datazione della tomba sembra riferirsi al primo trentennio del VII secolo. Potremmo quindi trovarci di fronte a un immediato antenato o predecessore di Ansfrid, a dimostrare quindi che il signore di Ragogna aveva da tempo un rapporto diretto con la corte regia. Da qui quindi, ipotizzando una continuità in questo rapporto anche nei suoi successori fino ad Ansfrid pochi decenni dopo, è da questo rapporto, quindi, la spiegazione del potere militare, del potere economico, dell'autorevolezza e del carisma che spiegherebbero il successo di questa insurrezione che lo porterà, nel caso di Ansfrid, a conquistare uno dei ducati più bellicosi ed importanti della Longobardia Maior e a mettergli addirittura in testa la possibilità di conquistare il regno partendo da est. Qui, a questo punto del nostro racconto, si conclude la parte storica e la parte archeologica, che però, una volta tanto, vanno d'accordo, fornendo veramente uno scenario interessantissimo a come funzionassero i rapporti all'interno dell'elite longobarda, a come la percezione del territorio fosse molto differente rispetto a quella che noi abbiamo oggi, a quali fossero i luoghi di potere e gli snodi nevralgici dal punto di vista strategico. Tutto questo si conclude con una piccola nota narrativa. Alcuni anni fa Angelo Floramo, noto intellettuale locale,
teneva una rubrica sulla rivista friulanista La Patria del Friul. In questa rubrica lui esplorava con piglio narrativo alcuni episodi storici molto importanti della storia del Friuli, che provava a riraccontare o come dei what if storici oppure con un punto di vista alternativo. Non sfugge a quest'opera di narrazione di Floramo anche l'episodio di Hansfried. Ve ne leggo un breve passaggio per due motivi. Uno, perché la proprietà è ovviamente della rivista e dell'autore. Trovate l'articolo linkato in descrizione con riferimento alla pagina della rivista, quindi se volete leggervelo tutto è lì. In secondo luogo perché è in friulano e quindi immagino che per molti del nostro pubblico possa essere un pochino ostico da comprendere e Google Translate non offre ancora la traduzione dal friulano. Terzo punto, ha un approccio, dicevamo, fortemente narrativo. Questo significa anche che ci sono delle licenze poetiche. Floramo si immagina che l'esilio di Hansfried si svolga all'interno della torre di Reunia, quindi condannato a osservare i suoi territori ma agli arresti domiciliari dentro la torre. Che a fargli compagnia ci sia una schiavetta di stirpe germanica proveniente da una delle tribù sottomesse ancora ai tempi di Alboino. E poi appunto altre piccole licenze poetiche come il mantello nero in cui si avvolge, colore nero, ha una storia molto particolare nel periodo medievale, nella difficoltà di esecuzione e quindi è comunque diciamo una sensibilità moderna che ci fa vedere lo sconfitto avvolto nel manto nero, così come riferimenti al tedesco moderno per dare il senso della germanicità della fanciulla schiava e ancora riferimento ad esempio al periodo invernale e quindi a Yule, alla festa pangermanica del solstizio d'inverno, che per quanto appunto sia molto diffusa in varie forme, Yule, Yol, nel mondo germanico e scandinavo, non ha riscontri documentari in quello longobardo. Quindi sono delle appunto concessioni narrative e poetiche. Vi leggo questo piccolo brano però perché trovo che sia estremamente interessante come un passaggio di storia così negletto, dimenticato eppure così ricco di significati come abbiamo visto nel video possa prestarsi a un atto narrativo fortemente evocativo e quindi perfetto per agganciare il pubblico e portarlo alla storia e all'archeologia. Scusatemi, leggerò dal computer per ovvie ragioni legate al link originale, quindi se non vi guardo in camera è per quello. Dicember. Fred e glace. I des di Jule, il diu dall'invier, venerats dai paris, e chiarecin la iarbe muarte, s'ingrimpin sui troncs dai morars, abrusin i ramas scheletrics, e si fasin sentì anche sot de piel, che si sgrisule. Gilugne, le clamen i contadins dal borg, e forsit nos sandi, e s'anchimo pagans in teleng e in talcur, anche se donje dal chischiel, e han tirat su la plev di un dio cristian. Hansfried al polse, donje dal fuc, involucciati in un gran mantel di lane nere, la sole luz in te grande stanze cidine. La sole anime chialde, profumate di legno, di resine, di bosche, di muscli, e al parche li sombris sulle paresi di piere e tagna vivi, in un ball antic, calzati liende, a son i chiavai di Alboin, il gran re, li stendis di piel de Pannoni e li spadi salciati sa culpì, ed a ur un esdrume di avars, di sclav, un cor di grecs, di latins, veretat o saghe, siums. Chianza ormai diventazze liende, materie buine di si chiantate dai scalz, ma Hansfried nol viot, presonir in una ignotte eterne, si raddentri di un scur cence confins, di dulà che non si può schiampa plui, crude condanne volude di re cuniperti in persone, quintri che il princip di Reunie, che il forum Julian, che veve osati il riviel, conquistant prime cividat, sfidanti il duc Rodoalt, e poi dopo movinti sei guerriers quintri pavie, golos di corone e di fame. Mi contisto anche mo, c'è che ti han fat, meine Herr. Aveve là e una giovine che gli ingenoglon d'ogni di lui. Il chiav poiat suli sos ghiambis, i bras si eras come una cintura attorno ai sei flancs. Oh, se dome Hansfried al poder viodile, i sei voi e han il color de glace quanche le prime luz dal dì le pitture con le anime dal cil. Ceis neris come l'agnot i fasin ombrene, di formenti chiavei, forment madur, caslus di une ponte di ros. Mi fermo qui perché
Per chi non capisca il friulano, immagino che sia già stata una pausa molto lunga. Per chi lo capisce, vi invito ad andare a leggere il brano originale, che appunto è molto evocativo nonostante le sue licenze poetiche. Ehm, Se dovesse interessarvi una traduzione, magari potrò lavorare sui sottotitoli, così almeno ci sarà un minimo di feedback. Sperando di avervi interessato, vi saluto ricordandovi che chi fosse presente a Estoria, a Gorizia, questo sabato 25 maggio e partecipi al bus di Estoria che porterà il pubblico dalla cittadina goriziana alla capitale del Ducato, cioè a Cividale, sotto la guida di Marco Cappelli di Storia d'Italia, mi troverà lì ad aspettarli per aiutare Marco nella narrazione della Cividale longobarda. Alla prossima e mandi!